Concludo questa serie di video dedicate al trovare lavoro e in particolare al sostenimento del colloquio di lavoro per capire, per carpire quelli che possono essere gli elementi di interesse da parte del candidato, con una serie di elementi molto pratici che possono essere utilizzati sia durante il colloquio di lavoro ma anche nei primi giorni di lavoro effettivo, quindi nel periodo di prova. Quindi quando entrerete nell'argomento durante il colloquio relativo al trattamento economico, è di fondamentale importanza comprendere se la cifra che vi stanno proponendo sia lorda o netta. Perché? Perché l'importo lordo è circa il doppio di quello netto. Il lordo infatti è comprensivo delle imposte e dei contributi che saranno poi trattenuti e quindi versati dal datore di lavoro e che corrispondono a circa il 50% dell'importo lordo. Quello che ricevete in busta, il cosiddetto netto in busta, è l'importo che vi interessa, cioè l'importo netto. Alcuni settori economici, specie per le assunzioni stagionali, utilizzano in maniera irregolare retribuire riconoscendo un unico importo mensile che vi propongono come onnicomprensivo di ferie, permessi, TFR, rate di 13ª, 14ª. Perché questo? Perché puntano ad impressionarvi sull'entità dell'importo, che in realtà però è leggermente inferiore rispetto a quello che di fatto effettivamente spetta. Accettate con riserva o andate prima di informarvi presso un patronato per farvi fare quindi il conteggio di quanto effettivamente sarebbe la vostra retribuzione completa e quindi decidete. Per quel che mi riguarda, questa è una delle tante pratiche che vanno eliminate e che costituiscono una delle cause della carenza di lavoratori nei settori economici che queste pratiche appunto applicano. Se il colloquio poi avrà esito positivo per entrambe le parti, quindi se vi piacerete, inizierà il periodo di prova che dura alcune settimane poi a seconda del contratto collettivo nazionale di lavoro. Aspettatevi che in questo periodo vi mettano alla prova con degli stress test. Questo è assolutamente normale e serve per testare il vostro punto di rottura, ovvero fino a che punto reggete la pressione del lavoro. Però attenzione, che se comprimono i tempi oltremodo, reagite educatamente proponendo la revisione dei sistemi organizzativi per comunicare sostanzialmente che avete rilevato la disorganizzazione aziendale. E perché no, proponetevi per individuare delle soluzioni. Qualora la situazione di stress dovesse essere la norma, siete entrati in un'impresa sotto organico o al meglio disorganizzata. Direi che la miglior cosa che potete fare sia organizzare la vostra fuga da quell'impresa. Il periodo di prova è percepito dal lavoratore come un periodo di esame per valutare se sia egli idoneo a svolgere quella determinata funzione all'interno dell'impresa. Bene, sfatiamo un altro dogma. Così non è. Il periodo di prova deve essere considerato reciproco, come già detto, nelle due direzioni quindi. E allora andiamo a vedere quali siano i tipici campanelli di allarme che rivelano, per noi, le anomalie nelle dinamiche aziendali. Fondamentale è che il pagamento delle retribuzioni sia puntuale. L'impresa infatti sa molto bene che l'ultimo soggetto a cui può ritardare il pagamento di quanto dovuto è il personale dipendente. No dipendenti, no impresa. Se si verificano dei ritardi nei pagamenti con i dipendenti, questo può essere un indice di grave crisi finanziaria dell'impresa. E se avete accesso ad informazioni amministrative, informatevi sulla puntualità dei pagamenti a fornitori. E se 1 più 1 farà 2, anche qua prenderete le vostre decisioni. Cercate di comprendere quali siano le procedure che consentono di sottoporre delle proposte di modifica dei processi produttivi ai vertici aziendali. Le aziende più evolute consentono il salto del diretto superiore per sottoporre la proposta che arriva dal subordinato al livello ancora superiore, e ciò proprio per evitare
che le capacità professionali delle maestranze rimangano soffocate e inespresse a causa di timori o di invidie proprio dei diretti superiori, occupati a conservare la propria posizione, ma ormai svuotati di qualunque iniziativa di sviluppo, ormai incapaci di apportare qualunque tipo di innovazione. Atteggiamenti tipicamente legati all'età dei dirigenti e alla loro anzianità di servizio, elementi inesorabilmente, inversamente proporzionali alla loro motivazione. Io spero di avervi dato, nonostante l'esposizione necessariamente sintetica, delle dritte fondamentali. Spero che voi le seguiate e spero soprattutto che voi troviate delle imprese generative a cui proporvi e non delle imprese estrattive. Imprese generative che sono composte sostanzialmente oggi da giovani. Bene, io vi ringrazio moltissimo per avermi sopportato fino a qua e per avermi seguito e vi invito su Udemy, dove potete trovare tutta la mia offerta formativa. Grazie e arrivederci.